In questa storia, la nostra protagonista femminile è Noah. È una ragazza che, nonostante abbia solo 17 anni, ha dovuto vivere un'infanzia molto dura con un padre violento. Conserva molti fantasmi del passato, come è normale, e questo la rende una persona molto sospettosa. Quando sua madre la informa che ha sposato piuttosto impulsivamente un miliardario su una nave da crociera e che devono trasferirsi in California, si ribella come l'inferno. Aveva la sua migliore amica, il suo ragazzo, in Canada, quindi è molto riluttante a questo cambiamento improvviso, ma non ha altra scelta che accettarlo. Quando arriva nella sua nuova casa sta andando fuori di testa. Sapeva già che William, il suo patrigno, era un ragazzo ricco, ma non riusciva a credere a tutto ciò che avrebbe comportato. Infatti, una cosa che mi è davvero piaciuta del libro è che all'inizio non si lascia abbagliare da queste ricchezze. Sì, deve accettare che questa sarà la sua nuova vita, ma non esita a trovare rapidamente un lavoro per guadagnarsi da vivere. Dall'altra parte abbiamo Nick. Vi descrivo questo personaggio e vi sfido a raccontarmi altri 3 protagonisti di altri libri che vengono ricondotti a lui. Ragazzaccio, fusto, occhi azzurri, donnaiolo, traumi del passato, cattivo a prima vista ma poi carino, possessivo e ossessionato dalla sicurezza della ragazza. Il personaggio poi partecipa a gare clandestine. Non vi ricorda qualcosa? Uno splendido disastro? Per non parlare della sua somiglianza con la trilogia di You, e non solo per il tema dei fratellastri. Quando usi una certa formula che ha successo, è difficile che il libro non piaccia. Fin dall'inizio i 2 personaggi si piacciono, ma sono consapevoli che vivranno sotto lo stesso tetto e che non hanno altra scelta che provare a sopportarlo. La verità è che Nick all'inizio è piuttosto uno stronzo con lei, ma Noah non è molto indietro. Non si lascerà intimidire da lui ed è per questo che quando la lascia sdraiata in un fosso alle 11 di sera, lei non esita a fare l'autostop e andare alla festa. All'inizio sceglieranno di ignorarsi a vicenda, ma accadrà un evento che farà cambiare le cose. Ti metto in secondo piano, come ti ho detto prima, Nick partecipa a gare clandestine. Beh, non riesce a pensare a un'idea migliore che andare in una di quelle occasioni, prendere l'auto di Nick e gareggiare contro Ronnie, un ragazzo della peggior specie che ha scommesso sulla Ferrari del fratellastro. Immagina quando Noè, che è un completo sciocco, scopre di essere caduto in una trappola. Non avrebbe potuto correre quell'ultima gara e anche se avesse vinto davvero, poiché la sua partecipazione non era consentita, la gara era considerata persa e quindi la Ferrari di Nick aveva un nuovo proprietario. Dai, solo scrivendolo, ripenso a quando ho letto il libro e al pensiero che mi è passato per la mente di ma ragazza, sei stupida. Peggio di tutto, non solo Ronnie sta prendendo la macchina di Nick, ma ora è infuriato perché un moccioso di 17 anni lo ha picchiato e umiliato davanti a tutti, quindi le cose non sarebbero finite così in fretta. A quel momento in poi, il libro diventa più interessante. L'attrazione tra i 2 fratellastri è innegabile e quello che inizia come un semplice gioco per far ingelosire l'ex fidanzato di Noah finisce per diventare qualcosa di molto più intenso. Una cosa che mi è piaciuta anche è che Mercedes Ron non si limita a raccontarci questa storia d'amore proibita, ma include più elementi che fanno sì che le cose continuino ad accadere. Noah inizia a ricevere lettere di natura minacciosa. All'inizio pensa che si tratti di Ronnie e gli si oppone persino, ma quasi alla fine scopriremo chi c'è dietro. Si tratta del padre di Noah, che dopo averla aggredita, è stato denunciato e portato in carcere per anni. Alla partenza, non esita ad andare alla ricerca della sua vecchia famiglia, rapire Noah e chiedere un cospicuo riscatto in cambio della sua vita. Nel cast del film troviamo Nicole Wallace, Gabriel Guevara. Il nuovo film original è prodotto da Poughkeepsie Films e ha come produttori Alex de la Iglesia e Carolina Bang mentre Domingo González è regista e sceneggiatore. Prime Video ha svelato il poster ufficiale e la data di uscita dell'atteso film È colpa mia? Basato sulla trilogia bestseller Culpables di Mercedes Ron. Culpa mia è un film del 2023 prodotto in Spagna, diretto da Domingo González. Basato sulla trilogia Culpables di Mercedes Ron. Questo film sta diventando un grande successo. Amazon presto confermerà anche il 2 e 3 film della saga come i libri. Gli attori si sono trovati in sintonia e questo si vede nel film. Il libro è diventato famoso grazie a Wattpad. Sicuramente il libro descrive meglio molte parti rispetto al film. Molti fan non vedono l'ora di vedere anche il trailer del 2 film e forse per quest'anno arriverà presto. In questo canale non perdetevi anche il trailer in arrivo solo qui. Trovate tante story clip e letture film interpretate dalla nostra produttrice Giulia Segreti.
Parliamo della protagonista del film. Nicole Wallace, madrilena di padre americano, è cresciuta studiando viola, pianoforte e canto. Ha anche praticato danza moderna per più di 8 anni. Nel 2018 è stata scelta per il personaggio di Nora Amalia Grace nella serie Scam Spain, che l'ha catapultata verso la celebrità. Nicole ha interpretato Nora Grace per 4 stagioni, recitando in tutte e diventando il personaggio centrale della terza stagione. Nicole Wallace sarà la protagonista della nuova serie prodotta da Netflix Spagna e basata sul romanzo dello scrittore Miguel Sáez Carral, Ni una más. L'attrice interpreterà Alma e darà la replica a Clara Galle. Le riprese della fiction sono iniziate a ottobre a Madrid. Adesso parliamo di un altro film che sta arrivando presto su Amazon Video. After 5. Ora vi mostreremo una bellissima clip di After 5 con la voce di Giulia Segreti e del suo ragazzo. Poi parleremo anche di loro dopo la clip. Ci sono molte news importanti. L'attore, felice ed emozionato, ha raccontato ai fan che le riprese del nuovo capitolo cinematografico si sono concluse, e che il film si chiamerà After 5. L'annuncio del film di After ha letteralmente sconvolto i fan che sapevano che la tormentata storia d'amore tra Hardin e Tessa si sarebbe conclusa definitivamente con il 4º capitolo. Ma abbraccerà la parte finale dell'ultimo libro. Forse a volte le cose non sono bianche o nere. E forse non tutti sono perfetti. Ho fatto molte schifezze in vita mia. A te e ad altre persone. Di cui sono pentito e che non rifarei mai. Ma non è questo il punto. Il libro è stato una valvola di sfogo. Un'altra forma di terapia. Mi ha permesso di scrivere tutto quello che volevo e che sentivo. Questo sono io. E questa è la mia vita. Eccoci qua. Abbiamo visto una breve anteprima. Potete vedere tutti i video nel canale YouTube della doppiatrice e creatrice Giulia Segreti. Lei è una doppiatrice e attrice. La sua voce fa provare forti emozioni. Lei è italiana. Nei suoi video puoi anche attivare tutti i sottotitoli. Lei usa la propria voce in modo innovativo e particolare, ed è popolare sul web. È vero, non hai avuto un buon esempio, ma hai imparato a mie spese che tagli errori, sì. Lei apre 10 anni fa il suo canale YouTube e inizia a caricare audioletture di libri moderni e la collaborazione con la voce maschile barone Mark Kell. Realizza anche audioletture su commissione per scrittori emergenti italiani. Giulia e Barone sono una coppia anche nella vita reale. Si sono conosciuti nel web. Senza di lui la maggior parte del lavoro non era possibile. Ci siamo conosciuti attraverso la grande passione per il doppiaggio e per le letture. Giulia stava cercando una voce maschile per il suo progetto e una volta sentita la voce di Barone, ha scoperto che vivevano nella stessa regione. Hanno doppiato entrambi qualche film importante e qualche film per la TV. Hanno partecipato a vari famosi programmi televisivi italiani. Giulia è un'artista Spotify. Realizza con la sua voce cover recitate in italiano. Trovate anche questi video nel suo canale YouTube. Lei è una scrittrice. I suoi libri, per il momento, sono destinati ad un pubblico di bambini con protagonista il suo cane, Pongo. Ha scritto anche una biografia e per il futuro si sta organizzando per la stesura di romanzi per adulti. Giulia ha recitato in teatro e in vari spettacoli e fiere per alcuni anni. È fantastica e le piace stuzzicare con la sua voce. Io, insieme a voi, ho una lunga strada da percorrere. E mentre percorriamo insieme questa strada, altre persone si uniranno.